Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per la sua relazione complicata. Abbiamo la carta della stella, amici dei gemelli. È una bella carta, è una carta che ci parla di desideri, di sogni e anche di destino e di qualche cosa di predestinato. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono valide per il Sole, l'Ascendente e il segno lunare e per chi volesse una consulenza personalizzata o iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail. Io vi mando poi la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Nella descrizione sotto trovate sia il numero di telefono che il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla sezione degli abbonamenti e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un cavaliere di coppe, abbiamo l'appeso, il sole, il 6 di bastoni, ragazzi, eremita, 3 di coppe, e fante di coppe. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà e se può aiutarvi potete anche incastrare questa lettura con quelle della prima metà di maggio che sono già uscite. Una è la ruota del destino che è un po' più generale e l'altra è specifica sull'amore. Quello che vedo qui non ve lo dico ancora, però ho la sensazione che ci sia qualcuno che potrebbe diventare qualche cosa di più. Diciamo che si parte dal presupposto che la relazione sia complicata, però è anche vero che si parte con un cavaliere di coppe. Quindi qui qualcuno ha fatto una proposta, sta per fare una proposta o potrebbe ricevere una proposta. E devo dire questo che il 9 di coppe insieme all'appeso mi fanno proprio capire che voi non avete nessun tipo di intenzione di cambiare il vostro status, la vostra posizione, la vostra relazione con questa persona. Cioè io ho come l'idea che con questo appeso prenderete tempo inerente appunto a questa offerta che potrebbe arrivarvi. Non è detto che la relazione di cui sto parlando sia romantica, potrebbe anche essere lavorativa. Adesso andiamo avanti, vediamo l'appeso. Sole e 4 di bastoni. Credo che dopo questa proposta inizierete a vedere le cose da un'altra prospettiva. Inizierete a considerare il tipo di relazione che avete con questa persona piuttosto che solo la persona, perché sento che ha un potenziale di stabilità questa relazione. Probabilmente è una di quelle persone con le quali vi trovate bene a parlare, scherzate, vi sentite al sicuro, sapete che potete, diciamo, anche parlare delle vostre paure, dei vostri punti vulnerabili, che comunque questa persona è lì in modo pulito per sostenervi, per aiutarvi. Cioè, ho come la sensazione che sia una bella relazione. Andiamo a vedere il sole. Guardate queste due come si sono fermate. Mago imperatrice. Adesso le tiro giù. Allora, 10 di bastoni, cavaliere di pentacoli, mago imperatrice.
Io ho la sensazione che non vogliate correre, un po' con l'appeso, un po' con questo cavaliere di pentacoli, sento che avete come bisogno di mantenere i piedi per terra. Può essere effettivamente con questo 10 di bastoni che abbiate come bisogno di togliervi delle aspettative, degli obiettivi, dei preconcetti anche su questa persona o sulla relazione. Cioè, ho come la sensazione che ci sia già un buon terreno di base, ma che prima di far diventare la cosa romantica o più profonda, voi vogliate prima instaurare un rapporto di amicizia, cioè è come se preferiste passare da qualche cosa di più soft piuttosto che subito con qualche cosa di romantico, ma perché non conoscete probabilmente la persona per altri punti di vista, cioè facciamo un'ipotesi, se foste colleghi di lavoro e vi trovate bene con questa persona e ad un certo punto arriva questa dichiarazione e voi rimanete lì e dite sì, vabbè, ti conosco da tanto, però sul lavoro, io non lo so come sei nel privato, quindi magari prima usciamo un po' insieme, conosciamoci, facciamo cose insieme, sento. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo il 3 di pentacoli e un carro. Sento che non è ancora ora per voi di ufficializzare né la relazione, né quello che provate, quello che pensate di poter costruire con questa persona e neanche gli obiettivi. Cioè è un po' come l'idea che sia prematuro etichettare la relazione o dare come certe conferme all'altro o all'altra. Guardate, se foste in una relazione da un po', potrebbe esserci un tema coi figli qui, come se qualcuno di voi volesse dei figli, ci fosse il desiderio di allargare la famiglia, e effettivamente potrebbe, insomma, esserci questo tema da affrontare con il Cavaliere di Coppe. Andiamo a vedere l'eremita. 6 di pentacoli, fante di bastoni. Datemi una carta per il 6. Re di bastoni. Io ho la sensazione che con questo eremita dobbiate fare un po' il punto della situazione dentro di voi. Cioè, ok, vi trovate bene con questa persona, state valutando certe cose, però alla fine vi sentite in pace con questa persona, vi dà quello che non lo so, cioè vi sentite a casa. Io ho come la sensazione che dobbiate valutare se effettivamente c'è un potenziale di scambio reciproco tra voi e questa persona. È come se steste sottovalutando la relazione. Ho questa sensazione. Probabilmente potrebbe anche esserci una certa differenza di età tra voi e questa persona. Potrebbe esserci una differenza di livello lavorativo, se per esempio fosse una relazione sul lavoro. Andiamo a vedere il 3 di coppe. 10 di spade e asso di bastoni. Io sento che in qualche modo, ragazzi, tutte queste paturnie che vi stavate facendo, queste sicurezze che stavate ricercando, può essere che con il 10 di spade decidiate di lasciarle indietro, anche perché c'è un 3 di coppe e vi dico, secondo me qui si parla di un festeggiamento, di un qualche cosa che finalmente arriva a compimento o arriva ad un inizio. Vi dico, se siete amici da un po', in questo periodo, e la lettura più o meno vale dai 7 ai 15 giorni da quando l'ascoltate, potreste diventare intimi. Qui c'è un mago che è un'azione e qui anche l'asso di bastoni è un'azione fatta con una certa intenzione. Mm?
Andiamo a vedere il fante di coppe perché vi vedo belli presi alla fine del periodo. Datemi una carta per il diavolo. Abbiamo cavaliere di coppe e diavolo. Sembra quasi una controproposta a quella che vi faranno all'inizio del periodo. Ho come quasi l'idea che possa essere come vi posso dire? Sì, una controproposta. O per qualcuno si tratta di mettere delle condizioni con questo diavolo. Comunque, ragazzi, il movimento energetico è che c'è come un nuovo obiettivo con questa stella. Arriva un'offerta, un tema di cui parlare. C'è come una riflessione da parte vostra qui tra l'appeso e l'eremita. Molte persone si conoscono già, sono già amici, c'è già un affetto pulito e probabilmente, non lo so, come l'idea che non siate sicuri di voler iniziare qualche cosa con questa persona, che possiate essere dubbiosi sul tipo di futuro da costruire, però è anche vero che siete voi, perché qui avete un 2 di spade e qua un carro, siete voi che fate fatica a scegliere, che fate fatica a decidere, probabilmente con questo appeso avete proprio bisogno di vedere le cose da un'altra prospettiva, non solo da quella dell'amicizia, ma anche come quella di una relazione stabile. Qui abbiamo il 4 di bastoni e il 6 di pentacoli, ragazzi, quindi c'è come un buon terreno effettivamente perché le cose diventino stabili. Però ecco, sento come delle diversità, o per quello che riguarda l'età o la maturità. Cioè è come se uno potesse imparare dall'altra persona. È come se una delle due persone fosse più genuina, più ingenua, mentre l'altra persona è molto più navigata. Ma questo secondo me non impedirà lo svilupparsi di questa situazione o di questa relazione. L'unica cosa che mi viene da dirvi guardando queste carte è fate attenzione, adesso vi va bene perché non avete neanche una luna, però avete il 2 di spade. Ehm, potrebbe effettivamente, potreste dare troppa importanza a certi dettagli, secondo me, con queste due carte. Mm. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi dicono, che cosa vi consigliano. Mm. Ragazzi, questi sono le fedi nuziali. C'è un 4 di bastoni, eh. Allora, qui parla di unione, di matrimonio, di qualcuno che è sposato, di una connessione di anime, di un amore eterno e di una promessa che è per sempre. Wow. Sinceramente non avete così tante carte da farmi, ce n'è qualcuna, ma non tantissime da farmi pensare ehm, che sia una relazione di altri tempi, di altre vite. Quindi secondo me, considerato l'equilibrio che potenzialmente può avere questa relazione e il senso di amicizia, di profondità, di sentirvi al caldo, il senso di casa che vi dà questa persona, può effettivamente far presagire un'unione molto duratura, molto lunga. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Il modo in cui incominci la giornata è così importante.
Fai che nel tuo cuore ci sia un canto di lode e di gratitudine e la consapevolezza del mio amore e della mia abbondanza senza limiti, sapendo che c'è un tempo per ogni cosa che deve essere compiuta e che dipende da te come impiegare questo tempo. Lascia che sia io a guidarti per tutto il giorno. Rimetti ogni cosa nelle mie mani, te stesso, il tuo lavoro, le tue vicende, i tuoi interessi, le tue attività e lascia che io lavori attraverso di te. Bellissimo messaggio anche questo, amici dei gemelli. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video o la vostra iscrizione al canale. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro che faccio a livello personale lo propongo anche nella sezione degli abbonati. Lì infatti tratto tutte le credenze limitanti e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per ripulire e proteggere il campo energetico, si parla di Kundalini, insomma sono tanti temi di esoterismo che io sto piano piano condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Sono 4 playlist, sono numerate, hanno la copertina lilla e vanno viste in ordine cronologico, proprio perché si parte dalle cose un po' più semplici per poi andare alle cose un po' più articolate. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!